Le persone con ridotte capacità motorie, in particolare chi utilizza una sedia a rotelle, nel caso del verificarsi di un incendio in un edificio a più piani, si troverebbero bloccate ai piani superiori, in quanto durante un'emergenza di questo tipo non è possibile utilizzare gli ascensori, bensì l'evacuazione avviene attraverso le scale. Pertanto molti edifici sono dotati di spazi calmi, cioè degli spazi che sono luoghi sicuri dove il disabile può attendere i soccorsi. Questi spazi sono separati dal resto del piano da 2 porte tagliafuoco, quindi 2 porte in grado di resistere al fuoco per 60, 90 o 120 minuti, a seconda del tipo di porta che è stata installata, e tra le 2 porte si trova un aspiratore che sottrae il fumo prodotto durante l'incendio. Pertanto, al di là delle 2 porte, la persona con disabilità si trova ad essere al sicuro sia dal fumo che dalle fiamme. Purtroppo non tutti gli edifici però sono dotati di questi spazi calmi, soprattutto gli edifici di costruzione più vecchia, e comunque anche dove ci sono questi spazi calmi è inevitabile che il disabile che si trova in attesa di soccorsi all'interno di questi spazi si trovi ad essere in uno stato di angoscia, in quanto seppur zone protette e sicure sono comunque all'interno di un edificio in fiamme. Pertanto sono state progettate delle sedie di evacuazione come queste, che consentono la discesa delle scale grazie a questi pattini posteriori dotati di cingoli di gomma. L'utilizzo di questa sedia è molto semplice perché durante il trasferimento in piano e quindi lungo i corridoi si sfruttano le ruote e quindi è semplice trasportare la persona con disabilità. Invece durante la discesa delle scale ci sono questi pattini che consentono di far scivolare la sedia lungo le scale. 2 sono gli accorgimenti indispensabili quando bisogna trasferire il disabile dalla sua sedia a rotelle a questa sedia, cioè è fondamentale frenare le ruote anteriori in quanto la sedia non deve sfuggire durante il trasferimento, e lasciare aperta la leva posteriore in modo che la sedia sia stabile e appunto non ci sia pericolo di rovesciamento. Una volta posizionato il disabile sulla sedia, useremo le cinghie per cingere l'addome con una cinghia, e la seconda cinghia può essere usata o sotto le ascelle, oppure se la persona ha difficoltà a mantenere il capo, questo cuscino viene sollevato, la testa viene posizionata in questo punto e poi viene bloccata mediante le cinghie. Dopodiché si arriva alle scale e una volta giunti alle scale la leva posteriore deve essere chiusa. Si fa in modo molto semplice e veloce. La discesa è realmente molto facile, anche quando c'è una differenza netta di peso tra il soccorritore e il trasportato. È stato provato anche da noi con persone di piccole dimensioni, minute, che hanno trasportato persone più pesanti e non si ha la sensazione né di essere trascinati verso il basso né di sentirsi sfuggire la sedia dalle mani, perché ci sono proprio questi cingoli di gomma che in qualche modo frenano la discesa, e quindi è una discesa molto tranquilla e semplice. Quindi chiunque può utilizzare questa sedia, possono essere docenti, studenti, utenti o dipendenti, e quindi in caso di emergenza, e solo in caso di emergenza, vengono utilizzate queste sedie, la cui collocazione viene indicata sulle planimetrie di evacuazione. La parte forse più delicata è proprio il trasferimento della persona con disabilità dalla sua sedia a una sedia di evacuazione. Pertanto sono stati realizzati 3 video nei quali vengono mostrate diverse tecniche per trasferire le persone con disabilità. In un video vedremo come il trasferimento di una persona che non è in grado di reggersi sulle gambe viene effettuato da un solo operatore, e nel secondo video invece vedremo come il trasferimento può essere fatto invece da 2 operatori.
Le manovre che vengono illustrate sono eseguite da 2 fisioterapiste e diciamo, risulterà abbastanza semplice capire come con i movimenti giusti e con gli accorgimenti giusti queste manovre possono essere fatte senza eccessiva necessità di forza né destrezza. Se del fumo! Ciao! Non avanzare i soccorsi, sì, questa fazione dei bagni disabili, non te la prendere. Ok, grazie. Ti accompagno. Grazie mille. Grazie. Che c'è un disabile terzo. Pronto? Pronto soccorso? Sì, siete i vigili del fuoco? Sì. Ah, ok, ok. Sono studente all'Università di Trieste, l'edificio C6, eravamo in aula studio quando è scattato l'allarme per via di un incendio, non so, un fumo. Potete arrivare in quanto tempo? Sì, ma perché cerchiamo di evacuare un disabile. Tutti sono agitati qua. Ok, sì, grazie mille. A dopo. Ragazzi, una volta e andiamo piano giù. Fanno prima uno alla volta e piano giù. Buono, ci siamo? Bene? Siete andato da qui? I freni, togliere le pedane, togliere il fianchetto più vicino alla sedia di emergenza. Avvicinare la sedia di emergenza e posizionarla a 45 gradi rispetto alla carrozzina. Mettere i freni. Avvicinare la persona rassicurandola al bordo della carrozzina con dei movimenti di scivolamento. Controllate la posizione di chi aiuta, schiena diritta, ginocchia piegate, anche piegate. Fatevi aiutare dalla persona, appoggiando la mano sulla sedia di emergenza, prenderlo per il torace e sollevarlo e avvicinarlo a voi, ruotate e posizionatelo sulla sedia di emergenza.
agganciare la cintura al bacino, poi quella al torace, posizionare i piedi sulla pedana, sbloccate i freni, allontanatevi dall'aula. Se la persona non può aiutarsi è meglio essere in due. Prima di tutto frenare la carrozzina, poi andiamo a togliere le pedaline e le mettiamo sotto la carrozzina per non intrecciare i movimenti della persona che sta dietro. Togliere il fianchetto dal lato della carrozzina che sta vicino alla sedia di evacuazione e avvicinare la sedia di evacuazione a 45 gradi rispetto alla carrozzina. Frenare le ruote della sedia di emergenza. A questo punto rassicuriamo la persona. La persona che sta dietro abbraccia il torace e afferra gli avambracci della persona che deve essere trasferita, che magari proverà comunque a tenersi con le mani il gomito. A questo punto, attenzione alla schiena degli operatori che deve essere dritta, con le ginocchia e le anche piegate. A questo punto al mio 3 trasferiamo 1, 2, 3. Andiamo ad appoggiare i piedi, freniamo, fermiamo la persona con le cinghie, togliamo i freni della carrozzina e possiamo lasciare la stanza.